Ben ritrovati. Diamo ora la parola a Botond Biró, studente di Scienze Motorie ed Educazione Fisica presso l'Università Semmelweis di Budapest. Nella giornata di ieri, Fekete Matte, collega di Botond Biró, ha tenuto due interessanti interventi nei quali sono state trattate due discipline che compongono Baranta, insieme di arti marziali ungheresi, e più precisamente il tiro con l'arco e la frusta. Oggi il nostro ospite concluderà la sua presentazione delle discipline ungheresi parlandoci di Övbirkózás, la lotta magiara, e Botolo, la lotta con i bastoni. Nel primo intervento verrà presentata Övbirkózás, una lotta di tipo tradizionale usata per mettere in mostra l'audacia, la forza e la resistenza degli uomini che vi partecipano. Lo scopo della competizione è costringere l'avversario a toccare il suolo con il gomito, il ginocchio, la schiena o il fondoschiena. Nata con l'umanità stessa, la lotta si sviluppa in Ungheria sin dai tempi antichi. Botond Biró ripercorrerà le tappe della sua storia e ci illustrerà il sistema di gara, i metodi di allenamento e alcuni giochi per i bambini di preparazione a Baranta. Nel secondo intervento verrà illustrata un'altra tipologia di lotta tradizionale, Botolo, la sfida magiara con i bastoni. Il bastone è uno strumento che, pur essendo molto semplice, costituisce parte determinante della cultura ungherese. Usato dapprima come arma nei combattimenti e nelle battaglie, è divenuto compagno indispensabile dei pastori, che lo custodivano come un tesoro. Ora il bastone viene esibito sia all'interno di Baranta che in danze popolari ed in competizioni fra pastori in occasione di feste locali o nazionali. L'intervento sarà in inglese con traduzione in italiano. Diamo ora la parola a Botond Biró. You can sit. So, first of all, I would like to welcome everyone. I am Botond Biró from Hungary, and I am representing Baranta, which is a Hungarian martial art, and it contains all the body culture of the Hungarians. So games, dances are also involved, as well as the martial things. Buongiorno a tutti e benvenuti. Sono Botond Biró e vengo dall'Ungheria. Oggi sarò rappresentante della disciplina del Baranta, un insieme di arti marziali che comprende non solo diversi tipi di discipline come per esempio la lotta, ma anche insieme di danze e di musica. So I start in the beginning. My first lecture is about wrestling, and wrestling has started in the evolution. So for the mammals it was really important to improve their skills, and all the youngs were playing and wrestling. Quindi per cominciare il primo intervento tratterà appunto della lotta. La lotta è comunque una disciplina molto antica ed anche una tipologia di crescita che è presente all'interno del mondo animale. Infatti è una forma di gioco ma anche di crescita e di sviluppo anche per gli animali. It is an important thing that every animal and also the mankind doing it by instinct to improve themselves. Infatti è qualcosa che nasce e viene praticato distinto sia all'interno del mondo animale che nel mondo umano. So mankind was practicing these wrestling motions, and the first written sources are from the Egyptian and the Greek culture. La lotta è quindi una disciplina che è nata nell'antichità, infatti i primi scritti, le prime testimonianze ci dicono appunto che questo tipo di lotta era presente già nell'antichità e le culture come quella egiziana. In today's context, they had professional wrestlers. For example, in Egypt, wrestlers were trained in order to fight with different slaves from different nations,
And the reason was they wanted to show that the Egyptians are superior to the other cultures. Ad esempio, nell'antichità, appunto nel mondo egizio, venivano allenati questi combattenti per combattere contro differenti schiavi di nazionalità diverse, per dimostrare appunto la superiorità degli egiziani rispetto a queste altre popolazioni. In these hieroglyphs, there are different techniques pictured, and this, according to the archaeologists, these were the first written or imaginative sources of wrestling in a systematized form. Infatti all'interno di alcuni geroglifici si può appunto notare la presenza di queste differenti tecniche, la rappresentazione di queste differenti tecniche, e quindi gli egiziani sono pensati di essere appunto la prima popolazione che ha utilizzato questo tipo di lotta. Later in the Greek culture, as everybody knows, the ancient Olympic Games has came to life, and people were fighting for the respect of the gods. Un'altra popolazione che ha inserito la lotta come disciplina, che è divenuta anche proprio disciplina olimpica, furono appunto i greci. So this was the introduction. Now let's go to the Hungarian culture, or cultures related to the ancient parts of the Hungarian nation. Quindi dopo l'introduzione storica, adesso si parlerà invece dello sviluppo della lotta all'interno della cultura ungherese, partendo appunto dalla storia dei popoli dell'Asia centrale. In this map you can see the middle of Asia. This is where Hungarians are coming from. So the place next to the Caucasus and under the mountains of the Ural. Qui nella mappa si può vedere appunto l'Asia centrale, che è il luogo da dove derivano gli ungheresi, sotto il bacino del Caucaso e tra gli Urali. Here many nations have lived in a tribal system, and if you see the Olympic Games nowadays, you can see those nations like Kazakhstan, Iran, part of Russia. These are traditionally really good in Olympic wrestling, and this is because of these long traditions. E dapprima questo tipo di lotta veniva appunto sviluppata all'interno delle tribù nomadi, e anche adesso all'interno delle Olimpiadi si può vedere come alcune nazioni come il Kazakistan, oppure alcune parti di paesi come per esempio parti della Russia, siano comunque i migliori lottatori, perché hanno appunto questa tradizione molto antica. In these nomadic tribal systems, wrestling was a sacred event. So after successful campaigns or battles, they were celebrating the victory, and here people were fighting or wrestling in order to show that they are the greatest warriors. All'interno di queste culture nomadi tribali, la lotta era utilizzata come una specie di evento sacro. Infatti, dopo le campagne militari vittoriose, avvenivano questi combattimenti per dimostrare come queste popolazioni fossero superiori e avessero appunto soggiogato il nemico. And they were fighting all the time, so it was part of their everyday life. Beside horse riding and the archery, wrestling was one of the most important things to do to prepare for a battle. La lotta infatti, insieme andare a cavallo e insieme al tiro con l'arco, rappresentava una delle attività quotidiane di queste popolazioni che utilizzavano per prepararsi alla battaglia. Here you can see some traditional wrestling formulas that are still alive, and they are really strong traditions all around these countries like Mongolia,
There is that wrestling that is called buck. In questa immagine si può vedere una tipologia specifica di lotta che è appunto bok, che è diffusa anche oggi in molti paesi, anche in parti della Mongolia. These are really similar to the Hungarian style of wrestling in today's term. Questa tipologia è molto simile a quella che è sviluppata all'interno della lotta ungherese. For example, the rules and the way of salutation or to welcoming each other, it is really similar. Per esempio è molto simile per quanto riguarda le regole e le forme di saluto prima della lotta. In Mongolia it is a really big event, this buck wrestling. This is one of their national sport and national event. Who wins this contest is highly respected. In Mongolia questo tipo di lotta, la lotta bok, è una lotta molto importante e rappresenta quasi una specie di culto nazionale, e chi vince questo tipo di competizioni guadagna il rispetto a livello nazionale. In the ancient times, these wrestling were lasting till someone died. Nowadays, they are having this tradition, but they just signaling these cultural traditions. Una volta gli incontri finivano con la morte di uno dei due contendenti, adesso invece sono delle competizioni che non prevedono questa fine ma hanno una durata specifica. The winner has to open its arms like an eagle, and the loser has to go under the arms, and this is referring to that he agrees that he has been eliminated. Il vincitore alla fine dell'incontro apre le braccia quasi a simboleggiare un'aquila, e il perdente invece deve passare sotto le braccia a significare che appunto si riconosce perdente e quindi si sottomette alla vittoria. One of the biggest similarities is the rules. So, for example, there is no time limit. The wrestle or the fight lasts until someone loses. So there can happen 1 or 2 hour long wrestling matches. Una somiglianza è comunque per quanto riguarda le regole. Una delle regole è che non c'è limite di tempo, il combattimento dura fino a quando uno dei due combattenti perde, quindi un combattimento può durare anche 1 o 2 ore. So this type of wrestling is all about manhood, durability, and who is the greatest and toughest warrior. Quindi in realtà si tratta di mostrare la propria capacità a resistere, quindi la resistenza, e inoltre anche un modo per mostrare la propria virilità. It is the same in the Hungarian wrestling called Övbirkózás. The rule is the same, so there is no time limit, and also there is no weight limit. Everyone can fight with each other. So for a 60 kilogram person with a 110 kilogram people. Un altro tipo di regola che è uguale nella lotta mongola e nella lotta ungherese è appunto il fatto che non ci sia una distinzione tra le categorie di peso, quindi può capitare che un combattente di 60 kg si trovi a combattere contro uno di 120. And if there is two fighters who has the same potential of power, it can last, as I said before, for 1-2 hours, and it is all about the will of power and strength. It is a really educating thing to do. Quindi se ci sono due lottatori che hanno lo stesso peso e le stesse capacità, in realtà si tratta solamente della capacità di resistenza e della volontà di vincere. People can get to know themselves throughout this. Le persone possono anche essere in grado di conoscere se stessi e conoscere i propri limiti attraverso questa lotta. Yeah, and let's go to the exact Hungarian traditions and history.
According to different chronicles from Western Europe, when Hungarians came into the Carpathian Mountains, they had battles against the Western European countries. Per quanto riguarda invece la storia, le cronache a livello ungherese, gli ungheresi arrivarono nel bacino del Caucaso e quindi sono riportate appunto queste cronache risalenti al 926. These chronicles preserved the different habits and things that Hungarians did at that times. Queste cronache possono essere usate come testimonianza della vita e della cultura degli ungheresi a quel tempo. And as you can read in this chronicle, this is from St. Gallen, from Austria. These people, so the Hungarians, in this tribal system, as I said before, they had different dinners after their battles, and here they were fighting and wrestling in order to be the greatest in front of their chiefs, their leaders. Infatti, come si può appunto leggere dalle cronache di San Gallo del 926, questo tipo di lotta veniva praticata dopo una campagna militare vittoriosa durante i festeggiamenti attorno al fuoco. Infatti i migliori guerrieri ungheresi combattevano di fronte ai loro capi e ai loro comandanti per dimostrare di essere migliori. You may have seen the movie called Mongol, with the Mongolian habits, which are really similar to the the old Hungarian traditions, these nomadic times. You can see a scene that contains this context. Infatti anche nel film riguardante appunto i mongoli viene rappresentata la modalità di vivere dalle antiche popolazioni mongole, che è comunque molto simile a quella delle antiche popolazioni ungheresi. Till the 1001 national kingdom with Stephen I, Hungarians were living in this tribal system, and after that they became Catholic, like the Western European people. Quindi fino all'anno 1000, quando appunto gli ungheresi divennero cattolici e furono, diciamo, occidentalizzati, il sistema di vita era comunque un sistema tribale. But these habits has remained for long times, and even today we play these wrestle games. Nonostante l'occidentalizzazione, in realtà questi riti e questa cultura è rimasta e viene tramandata fino al giorno d'oggi. So people were preserving all these tribal things, and here you can read some of these types that has evolved from the tribal things. So these evolved in the medieval years. Quindi le tipologie di lotta sono state mantenute, ma si sono anche evolute, soprattutto durante l'epoca medievale, il periodo medievale. Come appunto potete vedere alcune tipologie di lotta con termini ungheresi. The Kun wrestling, the Kun people is a smaller region in Hungary, and they have their special wrestling traditions. Per esempio, per quanto riguarda la lotta Kun, ci riferiamo a uno specifico territorio all'interno dell'Ungheria i cui abitanti hanno il loro specifico modo di combattere. These are just about strength, so someone has to push or pull the other with its power. In realtà qui si tratta solamente di applicare la forza e quindi bisogna essere in grado di sopraffare l'avversario. For example, the Kobakolás, which is the first one in the list, they had to push their foreheads together, and the stronger has to pull or push the other underline or overline. Per esempio, nel primo tipo di lotta, Kobakolás,
Si tratta di riuscire a spingere solamente utilizzando la propria fronte l'avversario al di là di una linea. The next one is Tatarian wrestling. Tatarian is the nation of Genghis Khan, for example. We have connections from Middle Asia, from the ancient times. La seconda tipologia invece è la lotta tatara, dove appunto arrivava Gengis Khan, e quindi questo a sottolineare il legame del popolo ungherese con questo tipo di popolazione, la popolazione mongola. This game is played with the help of a rope. The contestants has to grab a rope and they have to tie the other's arms or legs. Questo tipo di lotta prevede l'utilizzo di una corda con la quale il combattente deve cercare di intrappolare il nemico, intrappolare le sue gambe o le sue braccia. And they cannot lose the rope. E la corda deve essere sempre tenuta molto fermamente, non può essere persa. And it makes the wrestling more and more amusing, and people have to be more and more skillful. Questo rende questo tipo di lotta molto più interessante, quindi le persone devono essere molto competenti e essere in grado di utilizzare le loro capacità al massimo. The third one is the horse wrestling. People have to do it on the back of the horse, as Hungary is a nomadic nation and they have been connected the horses all around their history. Il terzo tipo di lotta è invece la lotta a cavallo. Questo prevede appunto il fatto di dover cavalcare e intanto lottare. Anche questo è un tipo di lotta che si è sviluppata già all'interno della cultura ungherese nel passato. In this game, the contestant has to pull the other from his horse. They are riding on a naked horse without any equipment, and they have to pull the other down to the ground. I due combattenti cavalcano senza la sella e lo scopo è quello di riuscire a disarcionare il proprio nemico e quindi farlo cadere da cavallo, farlo cadere al suolo. The fourth one is knife wrestling, which is usually in rural areas, so in villages. La quarta tipologia invece è la lotta col coltello, che è sviluppata soprattutto all'interno delle aree rurali. It is played like two people are wrestling or fighting with each other, and someone throws a knife made of some kind of material like wood, not to hurt each other, and the aim is to stab the other, and the other has to avoid being stabbed. And it makes a wrestling. Quindi questo tipo di lotta prevede un combattimento, il fatto che dall'esterno qualcuno lanci nell'area di combattimento un coltello e i due contendenti devono cercare di prendere questo coltello e cercare di colpire l'avversario, mentre l'avversario deve cercare appunto di schivare i colpi. These four are just some examples from a really diverse culture or traditions of the folk. Questi sono solo alcuni esempi di tipologie di lotta sviluppate all'interno dell'Ungheria. Later, in the middle or in the end of the 19th century, Övbirkózás, which is a type of wrestling, has evolved in public schools. Alla fine del XIX secolo si è sviluppata all'interno delle scuole pubbliche un'altra tipologia di lotta che è appunto Övbirkózás. It is a simplified form of Greco-Roman wrestling because you don't need any equipment, you don't need a carpet to do this game. Questo tipo di lotta è una semplificazione della lotta greco-romana, in cui però non è necessario nessun tipo di abbigliamento e neanche per esempio il tappeto. It is a really simple game. You have to push your opponent out of a circle or lift him up. This is the two ways to win the match. Questo tipo di lotta è un tipo di lotta molto semplice. Il vincitore vince o riuscendo a spingere l'avversario al di fuori
di un cerchio oppure sollevandolo. And it was introduced into schools for physical educational lessons. È stato introdotto anche nelle scuole all'interno delle lezioni di educazione fisica. And it has made wrestling really, really popular in Hungary in the middle of the 20th century. E questo è servito a rendere questo tipo di lotta molto popolare all'inizio del XX secolo. And you can read the results. Many children has got involved in wrestling, and it has resulted many Olympic medals. Per questo motivo moltissimi ragazzi sono interessati a questo tipo di lotta e infatti gli ungheresi hanno vinto anche molte medaglie olimpiche. We are the fourth on the list of nations in medals in the all-time Olympic Games. Infatti l'Ungheria ha vinto il maggior numero di medaglie in questa disciplina. Behind Russia, the USA and huge countries. Ovviamente sempre dietro i paesi più sviluppati come per esempio la Russia o gli Stati Uniti. And the International Wrestling Association has chosen Imre Poyak, the greatest wrestler of the century. L'Associazione Internazionale di Wrestling ha in realtà definito Poyak Imre, che è appunto un ungherese, come il miglior lottatore del secolo. He has won 3 silver medals in the Olympic Games and he has won a gold on his fourth. Ha vinto 3 medaglie olimpiche argento e una medaglia d'oro. So let's go to our system, the Baranta. Here we had all these folk games and wrestling formulas. Quindi adesso parleremo invece di Baranta, la disciplina ungherese nella quale appunto è presente anche la lotta. So all these folk wrestling formulas have been systematized in the system of Baranta, and it has been done in the beginning of the 1990s. All'inizio del 1990 tutte queste tipologie di lotta sono state sistemizzate all'interno di Baranta. It worked in the same way as, for example, judo in Japan. Infatti si può comparare il Baranta al judo in Giappone. We tried to preserve all the remarkable traditions, but we wanted to make it a bit modern. Si è cercato da una parte di mantenere tutte le tradizioni antiche, ma dall'altra di poter rendere questa disciplina anche più moderna. Our goal is to make people get more involved in their own culture. L'obiettivo è quello di far interessare le persone alla cultura del loro paese. So we had preserved many different techniques from the medievals or even from the ancient times, and it is the same with the salutation. Quindi sono state preservate sia alcune forme di saluto sia alcune tecniche dall'epoca antica e medievale. And our aims when educating this kind of wrestling Quindi gli obiettivi nel sviluppare il tipo di lotta all'interno di Baranta is that we want to improve the skills of the young and also power of will, endurance, presence of mind, spirit, honor. So we want to make these young people to be really man-like. So è di far comunque crescere questi ragazzi, farli diventare uomini, quindi sviluppando le loro capacità motorie, sviluppando la loro presenza di spirito, il loro potere della volontà, la resistenza, l'onore e l'entusiasmo.
as it is a martial art, we are not, we don't just care about the physical things, but also the psychical and the spiritual. So three things are important: body, spirit, and also the brain or the Quindi thinking. essendo un'arte marziale non si vuole sviluppare solamente a livello fisico, ma anche a livello mentale, a livello psicologico. Quindi tre sono le cose importanti che si vogliono sottolineare all'interno di Baranta: la mente, il corpo e lo spirito. Here you can see the two main types of wrestling that we have in our competition system. The first one is the belt wrestling. Quindi queste sono le due tipologie di lotta presenti all'interno del sistema di Baranta. La prima è appunto la lotta che prevede la presa alla cintura. This is really similar to the Mongolian buck that I was showing you before. Questa tipologia è molto simile a quella sviluppata nelle popolazioni della Mongolia. The goal of this game is to make the other reach the ground. You have to pull or push or by using a technique make him to fall on the ground. Lo scopo di questa lotta è quella di far cadere l'avversario, quindi fargli toccare il suolo, spingendo o tirando. If any part of your body touches the ground except for your hand and your feet, you lose it. Quindi se qualunque parte del corpo, tranne i piedi e le mani, toccano il suolo, si perde. These matches are so they can be really quick, but it happens that they are really long. Quindi questi tipi di combattimenti possono essere sia molto brevi che molto lunghi. The name refers to belt, so it's belt wrestling, because as you can see, the clothing is a trousers and a belt. Il nome stesso, appunto in ungherese, richiama il concetto della cintura, perché l'equipaggiamento in realtà è solamente formato da un paio di pantaloni e una cintura dove i combattenti combattono a petto nudo. You can use different techniques using and grabbing the belt. Quindi possono essere utilizzate differenti tecniche sfruttando l'appiglio della cintura. The other type of wrestling is the Böllen, which is combat wrestling. Here the goal is to make the other salute or to give up. La seconda tipologia invece è Bollon, prevede un combattimento che dura fino a quando l'avversario non si arrende. This can be done by straining joints or choking the other. Questo può essere fatto appunto cercando di strozzare l'avversario oppure appunto spingendolo e facendolo cadere. This is more about the real fight, so it's combat wrestling. Questo è molto più simile alla vera lotta, quindi la lotta vera e propria. Traditionally, Hungarians were aiming on choking the opponent, but later in the modernized form there are motions from the jiu-jitsu or different Asian techniques. Tradizionalmente lo scopo era quello di strozzare l'avversario, però al giorno d'oggi vengono utilizzate delle tecniche, delle arti marziali asiatiche e del jiu-jitsu. But in today's techniques, 60% of them are traditionally Hungarian. Nelle tecniche tradizionali, le tecniche che vengono utilizzate al giorno d'oggi, queste tecniche sono per il 60% ungheresi, totalmente ungheresi. And also our philosophy is not to preserve traditions, but to live them. So if we find out new techniques, we put it in our system.
Quindi non solo si tratta di conservare le tecniche sviluppate nel passato, ma se vengono anche scoperte e inventate nuove tecniche, anche queste vengono inserite all'interno del sistema. Yeah, so this is going to be a short video about the wrestling. Adesso vedremo un breve video riguardo appunto la lotta. So, thank you for your attention, and if you have questions. C'è qualche domanda? Non so se lui... Schöne guten Tag, ma io no. La lingua ungherese è molto difficile. Ecco, le volevo chiedere, e per fare translation, quanto può aver influito l'Austria nel contesto della cultura ungherese? How do you think that Austria and Austria-Hungary has influenced on this culture, of the culture of Hungary? That's not an easy question, but in my second lecture that I will hold in some minutes, I will have some sentences about these things. So if you stay here, I can tell you something. Non è una domanda facile, però adesso nel prossimo intervento cercherà di rispondere e di fare quindi qualche cenno storico. Ci sono altre domande? A proposito della lotta col coltello, viene ancora praticata in qualche zona? E qual è il limite? And what about the kind of wrestling with a knife? Is already practiced nowadays in some territories of Hungary? We practice it at our training sessions in the Baranta, and I think there are some regions where this tradition is still living. Questo tipo di lotta viene comunque praticata nei sistemi di allenamento di Baranta e ci sono anche alcune regioni dell'Ungheria che continuano a praticarla. And how does this work? So which are the rules of this kind of wrestling? There are two types. The one is when there are two people fighting together, and someone throws a knife between them, and the two has to be quick and get the knife from himself, and then he has to stab the other. The other has to try to avoid, and it makes a kind of wrestling. Sono in realtà due tipologie, in cui la prima appunto prevede il fatto che un esterno butti questo tipo di coltello e quindi i due avversari devono essere veloci e cercare di prenderlo per colpire l'avversario che deve cercare di schivare. And the other type is when there is a group of people
it works in the same way. So someone throws a knife into the middle, and the others has to cooperate to avoid being stabbed. Invece un'altra tipologia invece viene svolta in gruppo, in cui uno solo di questi combattenti riesce appunto a prendere il coltello e gli altri devono cooperare per cercare di schivare. These are the two types. But when does it finish? Is there blood or no? Because No. knife is made of wood, you said. So we play it with wood or plastic material, not to hurt each other. Quindi in realtà non c'è spargimento di sangue perché vengono utilizzati coltelli fatti di plastica oppure di legno. We don't want to kill each other on our trainings. Infatti gli allenamenti non possono uccidersi l'uno con l'altro. Se non ci sono altre domande potremmo continuare con il prossimo intervento, che riguarda invece Botolo, che prevede appunto la lotta della sfida magiara con i bastoni. So I started in the same way as the wrestling, that people are used to use equipment throughout its history. Quindi nello stesso modo, come per quanto riguarda la lotta, questo tipo di equipaggiamento, appunto il bastone, è uno strumento molto antico, usato già agli inizi della storia dell'umanità. It was one of its first equipment. They used it to make their hand or the arm longer and stronger. Infatti questo primo strumento, uno degli strumenti più antichi dell'umanità, veniva utilizzato come un prolungamento del braccio, della mano delle persone. And hunting became more and more effective, and the techniques were improving. Infatti veniva utilizzato prevalentemente per la caccia, in questo modo le tecniche iniziarono a svilupparsi sempre maggiormente. And the material has become a matter of fact. So what kind of wood it was made from. Quindi in realtà anche per quanto riguarda la composizione del bastone riguardava appunto diverse tipologie di legni. Later, as mankind has evolved, they started to fight against each other, and weapons has came to life or has been invented. Poi con lo sviluppo dell'umanità ovviamente anche le tecniche di combattimento si sono sviluppate altre tipologie di armi. The fighting methods and the techniques were improving. Sia le tecniche che anche i materiali che venivano utilizzati per realizzare queste armi si svilupparono. And wood sticks has become training equipment. So, as in our Baranta system, we don't use the actual metal swords not to hurt each other. So that's why wood sticks had become the equipment. E il bastone è diventato uno strumento che viene utilizzato all'interno di Baranta al posto delle armi di metallo, perché infatti ciò che non si vuole è il fatto di colpirsi e di potersi fare molto male. Not this one. Throughout the evolution of mankind, people were using these equipment. They were improving all the time, and they try to find out the best techniques. So, if you see the different cultures and nations, they have some kind of connections with these wood stick fighting. Quindi con lo sviluppo dell'umanità cominciarono anche a svilupparsi nuove tecniche, nuove modalità di costruire queste armi, e anche molte popolazioni e molte nazioni sono accomunate dal fatto che tutte loro utilizzavano questo tipo di arma, il bastone appunto. And now if we go to the Hungarian things, these
wood stick fighting and performances have been there in the tribal times. As I said before, in the Chronicle of St. Gallen, it contains all these fighting with wood sticks. Quindi queste tecniche erano presenti in Ungheria ma dai tempi antichi, come abbiamo visto prima appunto all'interno delle cronache di San Gallo, anche il bastone era già presente all'interno di queste culture. And in the medieval years, during the Habsburgian monarchy, in Hungary it was prohibited to exercise, to train. It was prohibited to swim or even to hike in groups. Quindi durante il Medioevo, durante il periodo asburgico, l'utilizzo del bastone è altre discipline. And that's why people wanted to hide that training, so they made different games and different dances with wood sticks, and they had their fighting motions inside these. Per questo si cercava di mascherare l'allenamento col bastone utilizzando danze, utilizzando tipologie di movimenti che venivano mascherate con la danza, ma in realtà erano veri e propri allenamenti con questo strumento. So they made their suspectors feel or think that these are just cultural things, and subconsciously these were trainings, actually training for a battle or for fight. Quindi sembrava semplicemente che queste fossero delle forme di sviluppo della cultura, quando in realtà erano proprio dei veri e propri allenamenti mascherati. So if you see Hungarian dances and games, you can see these little things that are hidden in these. They are really full of energy, and it is said they are a bit soldiers or something like that. Quindi quando si osservano i giochi e le danze tipiche dell'Ungheria si possono vedere appunto queste movenze che in realtà richiamano proprio questa tipologia di cultura, potremmo dire più militare, quindi l'utilizzo del bastone non solo come strumento per la danza, ma proprio come vero e proprio allenamento militare. And the Botolo, the game that we play in Piazza d'Erba, it is a typical weapon dance. So if you see those dancing formulas, it is usually danced by men, and you can see everything about this. Per esempio, per quanto riguarda appunto la disciplina della lotta coi bastoni, Botolo è praticata soprattutto da uomini, in quanto è appunto un tipo di lotta mascherata, come poi si potrà vedere in Piazza Erbe, una dimostrazione. And for the question before, I can tell the same with the wrestling, that the Habsburg era was very difficult for these traditions and these kind of wrestling things. Per rispondere alla domanda che avete posto prima, in realtà anche per la lotta si può fare lo stesso discorso che abbiamo fatto appunto per il bastone, quindi l'era asburgica è stato un periodo veramente difficile per la sopravvivenza di queste arti. And it is in the context of the folk, so we now are talking about the folk. The higher things are different. Questo comunque sempre parlando del contesto popolare. A un contesto più elevato il discorso era comunque differente. Yeah, the stick dances and the weapon dances has spread all around the country, and every region has its own style. Here you can read some regions where these are especially remarkable. Quindi la lotta con i bastoni e anche questi tipi di danze con i bastoni si sono sviluppate in realtà in tantissimi territori dell'Ungheria, e alcuni di questi territori sono appunto elencati nell'elenco puntato.
In this picture, you can see the sacred dance when the man or the husband was dancing with his bride, and it was a sacred event. They did it before the wedding. Per quanto si può vedere appunto nell'immagine, viene rappresentata una tipologia di danza che veniva realizzata prima del matrimonio fra l'uomo e la sua futura moglie, come una specie di rito sacro. And also these dances were all about the daring do or the virtuosity and manhood. The men who were dancing, they wanted to show that they are better than the other. Gli uomini appunto realizzando questi tipi di danza volevano dimostrare tutta la loro audacia e la loro virilità. It is played like someone is showing how good he is, his techniques, his style, and then the other makes his own performance. And it's a contest. Quindi viene a realizzarsi una specie di gara in cui ogni partecipante cerca di dare il meglio di sé e di dimostrare di essere migliore degli altri sfidanti. Here you can see some old pictures. It is played in very, very different ways. It is really diverse. So you can see when there are two people kind of contesting together, and on the back of the horse with different sizes of the sticks. It is really diverse. Quindi in queste foto si possono vedere in realtà come ci siano tantissime diverse tecniche di lotta con i bastoni, di danza con i bastoni, che prevede appunto l'utilizzo di bastoni di diverse lunghezze ed anche per esempio l'utilizzo del bastone a cavallo. In Hungary, in every region, there are different dances, different music, different clothing, different habits or even accent, and in every region you can find some kind of weapon dance like this wood stick dancing. In ogni regione dell'Ungheria sono sviluppate differenti tipologie di abitudini, di costumi, di musiche e anche appunto di danze, e si prevede l'utilizzo di differenti tipi anche di armi all'interno di queste danze. In the beginning of the 20th century, Kodai and Bartók were collecting all the musical traditions and the treasure. Later it worked in the same way with the dances. Quindi dall'inizio del XX secolo iniziò una raccolta delle musiche delle varie regioni dell'Ungheria, e lo stesso venne fatto anche successivamente con le diverse danze. And later a man called George Martin was collected these things, like moving from village to village and collecting all of the traditional dances. Infatti si muoveva di città in città per raccogliere tutto questo patrimonio di danze e di musiche differenti per ogni regione. So the gypsies have been living in Hungary for 100 years, and they brought a really diverse cultural things, especially in the terms of music and dances. C'è stata anche una forte influenza della popolazione nomade gypsy, appunto, che ha portato all'interno dell'Ungheria anche nuove tipologie di danze, oltre che anche musiche. This special dance, Cigány Botolo, which is a gypsy stick dance, in translating. Infatti questa è una delle tipologie che si può vedere appunto portata da questa popolazione, da una danza particolare che viene chiamata Cigány Botolo. It has preserved many things from their own culture, and it has taken many things from the Hungarian culture. So it's a mixture of these two.
Quindi in realtà si parla di una commistione tra la cultura gypsy e la cultura ungherese. It is really excessive and diffuse and free, like the gypsy lifestyle, and you can see it when you see this dance. È una tipologia di danza comunque molto libera, e una tipologia di danza anche che è molto spettacolare e quasi esagerata. Especially in the northeastern part of Hungary, you can find many different types and many different dances. Soprattutto una regione in cui sono presenti moltissime tipologie di musiche e di danze diverse è la parte nord-est dell'Ungheria. So gypsies have given us treasure of culture and dances. Quindi si può dire che la popolazione gypsy abbia regalato, donato agli ungheresi un patrimonio molto ricco di danze e di musiche. And here you can see the games. Games has evolved in the same way. So in the Habsburg era, they wanted to train, and they made different games in order to make these hidden exercises. I giochi si sono sviluppati partendo anche qui dall'era asburgica come modalità di nascondere in realtà quello che erano veramente, e cioè dei veri e propri allenamenti. These games were usually based on everyday situations. So, for example, the guard is saving the graveyard or the vegetable garden, and the youth wants to steal fruit. Quindi questi giochi in realtà si basano su delle situazioni quotidiane, come per esempio potevano venire giocate all'interno degli orti, in cui si giocava appunto a cercare di rubare il cibo, rubare la frutta e la verdura. This is the game Övbirkózás that you can see here as well. We brought that game. Questo gioco è il gioco di Övbirkózás, che viene anche giocato proprio qui al Tocatì. And these games are for improving skills. For example, teamwork and throwing or fencing skills. Questi giochi vengono utilizzati soprattutto per migliorare le proprie capacità, per esempio le proprie capacità di lancio e la capacità di lavorare anche in gruppo. In different chronicles and historical books, we can find many written sources, even back to the beginning of the 16th century. Quindi ci sono molte cronache all'interno delle quali si può appunto trovare descritto tutte queste tipologie di tecniche che risalgono anche agli inizi del XVI secolo. As you may know, Hungary has really strong traditions in animal farming and holding. Come forse sapete, l'Ungheria ha comunque una tradizione molto radicata di allevamento, quindi una tradizione pastorale molto forte. And we have a really diverse culture of the shepherds. E sono presenti anche moltissime tipologie di culture pastorali all'interno dell'Ungheria. These shepherds, so wranglers, horsemen and cowmen, had two very important tools. One is the whip and the other is the wood stick. Quindi sia i pastori che per esempio i mandriani avevano in realtà due strumenti fondamentali nel loro lavoro. Una era la frusta e l'altro era il bastone. They had different problems to solve with these equipment. For example, defending its own herd. Questi strumenti erano utilizzati per moltissimi scopi, come per esempio difendere il proprio bestiame, Baffling the animals or shepherding them, condurre gli animali, condurre le gregge e le mandrie, and also they used it for fighting with for different reasons. e venivano anche utilizzati per combattere. And
as you know, the lifestyle of a shepherd is that he has so much free time, and they were able to practice techniques and different types of wood stick spinning. In realtà lo stile di vita dei pastori prevedeva comunque il fatto che potessero avere molto tempo libero e durante questo tempo libero potevano sviluppare differenti tecniche di utilizzo di queste armi. In the Botolo, in the Piazza di Erbe, you can see and try out different techniques of these culture, especially in the terms of wood stick spinning. Per esempio in Piazza Erbe si può appunto provare differenti tecniche di questo tipo di lotta, come per esempio si può provare sia la lotta con i bastoni, sia per esempio l'utilizzo della frusta. And the special stick fabrication has become a matter of fact, so they wanted to find out which is the best tree to make the wood stick from, and which are the best technique to make a good. Con questo si sono sviluppate anche le modalità di fabbricazione di questi bastoni, quindi si cercano le migliori tecniche per realizzare bastoni resistenti e si cerca anche la migliore tipologia di albero con cui realizzarli. So they wanted to make the sticks more and more durable and flexible in order to make it a longer life. Quindi si cerca da una parte di trovare dei legni e delle modalità di costruzione con le quali appunto i bastoni possano diventare più flessibili ma anche più durevoli nel tempo. We have very different traditions about these techniques of fabricating. There is an interesting one in some part of Hungary. When they cut off the tree and they have to put the wood stick into the urine of pigs. Ci sono differenti modalità anche di costruire quindi questi bastoni. In alcune parti si taglia l'albero e dopo aver potremmo dire realizzato il bastone, questo viene inserito all'interno dell'urina del maiale. In this case you have to take care about the smells and the stings. In questo caso bisogna stare attenti agli odori che derivano dal bastone. So in our system, in the Baranta, our martial art, these techniques were collected in the same way as the dances and the music. All'interno di questo sistema appunto di Baranta, le tecniche di lotta sono state raccolte delle musiche e delle danze. Fortunately, there are old people or old shepherds still living in the country who can show and reveal their different techniques and style. Fortunatamente i pastori più anziani che sono ancora presenti all'interno dei vari territori dell'Ungheria possono appunto portare avanti questa tradizione all'interno di questo paese. Especially in the terms of wood stick spinning, you can read three regions which are really famous for its own kind of techniques. Per esempio, per quanto riguarda la tecnica del far girare il bastone, ci sono appunto queste 3 regioni dell'Ungheria in cui questa tecnica è molto sviluppata. So in the Baranta system we organized and systematized all these material and we made a kind of educational system about this. Quindi all'interno di Baranta tutte queste tipologie hanno avuto appunto delle regole ben precise, sono state sistematizzate ed ora formano una specie di sistema anche educativo. And we are making it step by step. So in the first part you have to practice the basic motions. L'allenamento in realtà prevede un insieme di step differenti. All'inizio si comincia praticando le prime tecniche di movimento, i primi movimenti. After that there are kind of performances
like a battle scene that is choreographed. Poi si comincia appunto con un sistema di gare vere e proprie. And after that there are reflex exercises and training. E inoltre ci sono anche degli allenamenti che prevedono appunto il fatto dello sviluppo dei riflessi. And finally there is the actual fight, so it's a free fight. Alla fine, in conclusione dell'allenamento, c'è il combattimento vero e proprio. And also in this system it is really diverse, so there are many different techniques, and also there are different types of sticks, so short, long stick, one-handed techniques or two-handed techniques. These are really, really diverse. Quindi Baranta in realtà prevede l'utilizzo di differenti tecniche, sia per quanto riguarda per esempio l'utilizzo di una mano o di entrambe le mani, o anche per quanto riguarda la lunghezza del bastone, che può essere più o meno lungo. In my opinion, the best thing about our system that this diversity, because people just can't get bored with these things. Infatti questo sistema molto molto diversificato permette che le persone non si annoiano mai facendo questo tipo di lotta. So these are practiced during dancing. There are many dancing motions. There are the stick fighting and the so-called fight scenes. Quindi in realtà ci sono differenti esercizi che permettono anche di divertirsi mentre si sviluppa questa tecnica, e appunto questi prevedono delle mosse di danza oppure anche la rotazione del bastone, oltre che alcuni giochi e scene di combattimento. And also there are many games connected with wood sticks. Inoltre è importante sottolineare come ci siano appunto tantissimi giochi che siano connessi all'utilizzo di questo bastone. These trainings are able to improve many different skills, for example coordination or the flexibility of joints Quindi questo and also reflexes. Questo tipo di allenamento permette di migliorare molte capacità, come la capacità di coordinamento oppure i riflessi o anche la flessibilità del corpo. And in our competition system we have two main types. The one is a single performance where the contestant has about 1 minute to show its skills in wood stick spinning and fighting motions. All'interno di Baranta sono presenti due tipologie di competizione. La prima prevede un'esibizione singola in cui ogni soggetto deve essere in grado di mostrare le sue capacità nel ruotare il bastone e nel fare differenti tipi di movimenti. In the other part there are the double performance where two people are having a kind of fight scene, which is a choreography when they are hitting each other, and it makes a motion. It is really amusing and spectacular. L'altro tipo di esibizione è sicuramente più spettacolare e prevede un'esibizione in coppia in cui appunto i due partecipanti devono fare un insieme di coreografie. We have a video about this as well.
thank you for your attention. If you have questions, C'è qualche you can ask. domanda? Thank you very much, grazie Ludica della che mi ha risposto. E anche un grazie che ci ha portato in Italia il vino, le vite del vino, anche famose, sa, del Tocatì. Vabbè, volevo chiedere che anche il gioco ungherese serve anche a alleviare la sofferenza e stress della vita, anche. Grazie. He wants to thank you for coming here in Verona and taking also the wine from Hungary. And he wants to ask you if it is true that these techniques are able to, can say, free us from stress and sufferance. Yes, I think so. I can tell my feelings and opinion. It is really suitable for relaxing and feeling out of the everyday hurry and rush. Per quanto riguarda la sua esperienza, sì, sicuramente serve appunto a rilassarsi e a dimenticarsi un po' degli stress, dei problemi della vita. Ci sono altre domande? Bene, thank you very much. Ringraziamo moltissimo Botond Biró per il suo intervento. Grazie. Solo fra qualche